5 febbraio ci sono due cose interessanti in questo video. Una moto nuova, una spalla nuova e oggi vediamo se funzionano tutte e due. Benvenuti in questo nuovo video dove siamo tornati a girare in moto. Vediamo se la spalla funziona, la moto è nuova, tutto nuovo, fa un freddo della Madonna, ma noi dobbiamo solo rodare la nostra R3. Attenzione, colpo di scena clamoroso! Problemi! Turno andato e non si è rotto ancora niente, la moto era completamente nuova, ma adesso ve la faccio vedere. Ma la prima cosa importante da capire era lei, o meglio, la spalla sta bene per adesso, stiamo andando piano, quindi poca roba, non sto nemmeno frenando perché sto facendo il rodaggio, però devo dire che la mobilità non è male, quindi spero che scaldandomi possa andare ancora meglio. La cosa che mi viene più difficile è che faccio fatica proprio nella rotazione della spalla, quindi a mettermi in carena bene, anche se in verità non serve a niente ora, però vediamo come va. Se avete visto su Instagram vi avevo detto che questa è l'R3 che utilizzava Mirko gennaio al mondiale e adesso l'abbiamo riallestita da zero, motore nuovo, per questo stiamo facendo il rodaggio, perché la voglio noleggiare a backpack, la voglio usare io per i miei allenamenti e chi la noleggerà avrà la possibilità di guidare la stessa moto che uso io, con le geometrie, insomma con la filosofia che utilizzavamo al mondiale Supersport 300. Detto questo, andiamo a vedere la cosa più importante, la modifica primaria, perché di modifiche ne sono state fatte per renderla così, ma andiamo a vedere qual è la modifica primaria che ci servirà. Lo so che siete curiosi, ma siccome a Branduzzo c'è un turno auto e un turno moto, 20 minuti, non abbiamo avuto il tempo e non avrei avuto il tempo di spiegarvi quella che a prima vista può sembrare la classica R3 d'allenamento, mentre invece oggi andiamo a vedere tanti piccoli dettagli che ci sono fra fare la moto in maniera normale e farla veramente bene, come tutte le moto da pista andrebbero fatte. Quindi Yamaha R3 bicilindrico, fronte marcia, 320 di cilindrata, telaio in tubi senza nemmeno il telaietto scomponibile. L'R3 è una moto molto semplice e costruita in economia, anche perché ha alcune soluzioni, ad esempio la pinza è ancora assiale, molto economica, piastre, canotto di sterzo, è una moto che nuova costa 6.000 euro, quindi non possiamo aspettarci molto, ma cambia radicalmente quando la si prepara. Sapete che la moto è stata fatta per me, per i miei allenamenti, anche per il noleggio. Poi se volete sapere come funzionerà il noleggio scrivete alla mail che trovate in descrizione, che è quella di Backpack Racing. E siccome volevo fare la moto, ho detto una volta che la faccio bene, o meglio l'ha fatta Nicolas, perché per motivi di tempo l'ha fatta lui e soprattutto io non sono in grado di fare un motore. E a proposito di motore, il motore è stato completamente revisionato a zero, bielle, pistoni, fasce, bronzine, tutto completamente a nuovo. Infatti stiamo facendo il rodaggio, come state vedendo dal video. Ma allora che cos'è che rende veramente fatta bene una moto? Innanzitutto è stata completamente disassemblata e rimontata, quindi tutta pulita, tutto ingrassato, i cuscinetti del forcellone, i cuscinetti dello sterzo, e rispetto alle moto che corrono nel mondiale non c'è più la Mectronic, ma c'è il cablaggio di serie della moto da strada semplificato e con la centralina rimappata. Qui è stato tolto tutto quello che non serve, quindi non ci sono più i fari, non c'è più l'ABS e adesso andiamo a vedere un po' di chicche. Partiamo da davanti e andiamo verso il dietro e innanzitutto cerchi di serie che vabbè, quelli si utilizzano quelli e ok. Reparto sospensioni, quindi forcella, abbiamo utilizzato bitubo che non ho mai utilizzato a primo feeling. Tra l'altro la forcella l'ha fatta Nicolas con dei paroli diversi e già solo al tatto sembra scorrere veramente molto bene, ma vi dirò nel corso del tempo. È una cartuccia top di gamma, quindi sono convinto che funzionerà
molto bene. Piastre di sterzo di serie, pompa del freno di serie come si utilizza nel mondiale, ma siccome non dobbiamo fare il mondiale la cambierò per comodità di ricambi. Telaietto in alluminio per supporto alla strumentazione di serie, e qua poi vorrei mettere una bella tabellina come si usa a fare, perché la moto rimarrà scarenata, e per l'utilizzo in cartodromi barra piste piccole. Sempre rimanendo sul davanti, freno di serie, quindi abbiamo detto la pompa, la pinza di serie, ma tubazione freno con i suoi tubi dedicati, disco freno Brembo Super Sport e pastiglie Z04. Anche col cablaggio di serie abbiamo eliminato la chiave, kill switch di Jet Prime, e il ponte di comando è molto bello perché abbiamo il gas domino, che è ancora il vecchio filo, questa moto non ha il ride by wire, e sempre di domino la leva della frizione da 28 mm. Scendendo un po' qui c'è il limitatore dello sterzo, perché sapete che nelle moto da pista lo sterzo non deve girare troppo, deve essere limitato nella corsa, mentre nelle moto stradali, anche per fare le manovre, è più comodo che giri parecchio. Impianto raffreddamento molto importante, perché questa moto scalda tantissimo, radiatore di serie più aggiuntivo H2O Performance con i tubi siliconici blu molto belli, con anche le prolunghine in alluminio. Reparto protezioni, classico GB Racing a proteggere carter, pompa dell'acqua e lato frizione dall'altra parte. Vedete che abbiamo un adesivo STM perché la moto è completamente di serie, di motore, ma abbiamo la frizione antisaltellamento di STM, che soprattutto su questa moto è uno step incredibile. Pedane, sulle pedane c'è un discorso da fare. Nel video in pista, se siete stati attenti, ci sono su queste, mentre adesso, siccome sto registrando in un altro momento, ho già montato gli arretratori normali, perché questi erano stati fatti per Mirko, che non essendo altissimo faceva fatica ad arrivare dalla sella alle pedane, quindi avevamo fatto questi arretratori che anche già a occhio potete capire quanto si salga più in alto. Per me anche nella posizione più bassa erano inutilizzabili, e anche nell'ottica di noleggiare la moto serve una posizione comunque umana. Pompa freno posteriore di serie con l'elastico per il ritorno della corsa. Mi piacerebbe in un futuro mettere una pompa pollice per utilizzarla, magari, non lo so. Scarico completo a Krapovic con il suo silenziatore in carbonio con DB Killer, e non guardate questa staffa che è fatta con una fascetta momentaneamente, sto aspettando che arrivi. Carene Plastic Bike, tra l'altro vedete già verniciate, che per Carme le ha già verniciate, grazie, bellissima, perché non riuscivo a vedere la moto color vetroresina e le ho volute fare bianche, perché secondo me non ci sono R3 bianche e mi piace, e poi è uno stimolo a tenerla sempre pulitissima. Sella Race Seats, e sempre di Race Seats questi, che non c'è verso, altro che adesivi del serbatoio. Questi qui sono di Race Seats, sono sempre del neoprene, pochi millimetri, e questa dima l'abbiamo fatta insieme sul profilo del serbatoio Yamaha R3, e grande sostegno in staccata. Ho visto che molti non montano i fianchetti, io invece, siccome la moto non è una moto propriamente racing, e se togliamo questo fianchetto si vede il cablaggio, proprio non mi piace, io li utilizzo davanti. Vedete che qua c'è uno sgancio rapido, andrebbero fissati qui, invece con una fascettina e un tubino li abbiamo fissati al telaio. Ammortizzatore posteriore sempre bitubo, top di gamma, regolabile in interasse, precarico, compressione, estensione, e anche qui dovremo giocare un po' perché è la prima volta che ci ho a che fare. La filosofia della moto è sempre quella di una moto abbastanza alta e che volti veramente tanto le curve, e come avete visto fare da Mirko, guidare sempre spesso molto di traverso per aiutare l'inserimento, e questo è quello a cui servirà questa moto. Per quanto riguarda la trasmissione, catena DID e RV7, corona sitta, pignone sitta, cambio elettronico, e la moto di serie non ha il cambio elettronico di IRC, che è completamente regolabile, il tempo di taglio, la forza sulla cella, la direzione della cella se lo vuoi usare rovesciato o standard, quindi in tirare o in spingere, e ancora ci dobbiamo un po' lavorare, però già siamo a un buon setup. Cassa filtro modificata a specifica World Superbike con il filtro Sprint Filter. E poi ci sono tutta una serie di trucchetti, ad esempio i registri rivettati, perché quando si cambia la ruota in questa moto vengono sempre fuori, sono scomodissimi, cioè proprio non è una cosa racing, è veramente stradale. Il semimanubrio limato per il posizionamento della pompa, ma tanto lì andremo a sostituirla. E adesso torniamo in pista a vedere l'ultimo componente che non vi ho menzionato, che è quello che ci farà fare il salto di qualità. E fra tutte le cose professionali che abbiamo qua, la moto, i cavalletti, la cassettiera di Elevate, c'è una cosa che spicca proprio all'occhio,
c'è proprio questa, l'avevate vista su Instagram, l'acqua di Lourdes. E visto che stiamo facendo il rodaggio, un controllino dei liquidi male non gli fa, gli mettiamo un bel goccio di acqua per vedere che ci porti un po' di fortuna e proseguiamo con la rottura di palle del rodaggio. Allora, sensazioni molto buone, cambio elettronico siamo riusciti a farlo funzionare. Nel frattempo l'avevate già visto, ma Giacomino, finalmente ti sentiamo parlare, perché nel video dell'officina non hai detto niente. Giacomo è un ragazzo che tra l'altro è ingegnere meccanico, lavora in un'azienda di progettazione e fai telai per moto, e mi dà una mano nel tempo libero a fare la moto. E adesso per fortuna non abbiamo avuto grossi problemi. Tutto bene, abbiamo solo sistemato il cambio, ma perfetta. Adesso gli facciamo ancora il pieno a tappo. Questo è il setup migliore. Ho tolto 2 giri di precarico perché ancora non c'è tanta velocità, non porto tanto freno in curva perché sto facendo rodaggio. Però la cosa della quale sono contento è che, cavolo, la spalla funziona davvero bene. E dobbiamo andare a ringraziare Fabio Donnesana, anche lui pilota di buon livello e anche lui corre con l'RSV4. E visto che tu hai già provato la APX e ci hai già corso, quanto cambia? Tanto. C'è della differenza? Tanto. Per chi la sa usare, tanto. Ok, cercheremo di saperlo usare, di usarla al meglio. Adesso abbiamo girato un po' insieme, infatti le clip che avete visto sono proprio quelle della moto di Fabio, che è una 660. Per te è la prima volta a Branduzzo? Prima volta, e seguirti è stato molto bello, perché tanta adesso quando ci mettiamo a posto con quella dobbiamo provare a battere il record. Qua il record, sai chi l'ha fatto? Con l'R3, penso, non è il record ufficiale ma il record ufficioso l'ha fatto Aldi Maendra, pilota che seguivo, che ha vinto il mondiale l'anno scorso. E ha fatto qua, mi sembra, 14 basso, mi sembra, 18 io ho fatto 18 con l'RS 125 e adesso vediamo quando ci mettiamo a posto con quella. Secondo me almeno il 15 lo dobbiamo fare, sì, tassativamente. Allora, prime sensazioni pilotistiche, nel senso che adesso abbiamo cominciato a prendere un po' il ritmo e la moto funziona molto bene. Problemi: setup, bisogna farlo perché secondo me la moto è impuntata in avanti e soprattutto è molto dura davanti e non ho tanto, sì è vero oggi non c'è tanto grip, la gomma è una gomma vecchia, roba vecchia, però quando devi entrare col freno in mano anche rodando non è bellissima la sensazione, quindi su quello ci dobbiamo lavorare. Poi altra cosa sulla quale dovremo lavorare, visto che questa è una moto anche da noleggio, la posizione delle pedane è un po'
così, anche perché questi sono gli arretratori che avevamo fatto per Mirko a Portimao. Mirko aveva vinto, però io le uso in una posizione più bassa e comunque sono stretto come posizione, e quindi dovremo rimontare quelli suoi di Valtermoto. Sono molto contento che siamo riusciti a sistemare il discorso cambio elettronico, che grazie IRC che ce l'ha fornito, perché la moto, l'R3 di serie, non ha il cambio elettronico e c'è una bella differenza nell'utilizzo. Io il primo turno dovevamo settarlo, quindi sono entrato, ho visto che non era a posto e stavo rodando, non l'ho usato, e che palle cambiare a mano. Si fa, perché col 125 cambiava a mano, però comunque se lo sistemi è un grosso vantaggio nella guida. Acqua di Lourdes ha funzionato, temperatura sta bella tranquilla, non ci scaldiamo troppo e purtroppo dobbiamo nastrare il radiatore perché l'H2 Performance aggiuntivo fa il suo lavoro, ma di questa scelta ce ne vanteremo in estate, perché questa moto qua scalda tantissimo ed d'estate, se non hai il radiatore aggiuntivo, sei lì che l'acqua esce sempre fuori, un casino, è difficile usarla, soprattutto se la usi in piste piccole come Branduzzo. Adesso abbiamo fatto anche una bella bagarre, Fabio, col 660, con quell'R6 là dietro. E il grip com'è? Grippa? Ma tu che gomme hai? Immondizia. Dai, che immondizia, Pirelli? Non lo so, che gomme hai non lo so. Comunque molto contento della moto. Vai! Bella, Bella bagarre! Bella. Non volevo romperti tanti i coglioni, quindi stavo un po' dietro. No, fai piacere. Però ho incominciato a frenare di più. Ma vedi che la moto funziona meglio? Però comunque non è stabile da una cosa, vai avanti, senti sempre che... Vabbè, però sicuramente se la usi bene lei ti aiuta. Se la usi male... Ovvio. Ma che non ho capito, che pezzo? Dopo l'arrivo, la parte veloce, cioè il pezzettino torna indietro. Adesso non so neanche dove è. Cioè tu parli curva tornantino stretto qui? Tornantino stretto lì, sai quella parte lì dove vai bene, ma subito dopo quella parte lì, il veloce, il curvone lungo a sinistra e il rampino che torna a destra. Lo vale? Dai, 2 mesi non bastano per dimenticare, va bene. Rodaggio, bene. Mai superato i 9000 giri.